Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere da cosa è segnato il mese di luglio, cosa accadrà nel mese di luglio in qualità di karma, di dharma. Andiamo a vedere l'evoluzione che ci sarà in questo mese e come adoperarci al meglio per la creazione della nostra realtà di successo. E invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i miei contenuti delle playlist Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, iniziamo subito, mettiamo tutta la parte oracolare, vediamo cosa ci raccontano per questo mese di luglio, poi ci facciamo i tarocchi, vediamo Cancro, luglio 2024, una, poi mettiamo l'oracolo della magia, poi ci mettiamo i tarocchi oracolari delle fate, poi ci mettiamo l'amore con i miei oracoli infallibili, lui lei, che non lasciano spazio al dubbio, sia per chi ha una persona in mente sia per chi non ci sia ancora nessuno. Li potete trovare i miei oracoli sotto all'info box in descrizione. Una, poi ci mettiamo gli oracoli dell'amore, poi ci mettiamo l'approccio sciamanico, cosa ci dice lo sciamano, e poi infine ci mettiamo l'oracolo delle porte. Allora, facciamo un bel respiro profondo e iniziamo questo viaggio insieme. Vediamo luglio 2024, Cancro. Chiedi quello che vuoi, puoi chiedere quello che vuoi. All'universo, a Dio, al tuo sé superiore e alle persone. Come vi insegno sempre, le persone sono una maschera del divino. La parola persona viene dall'etrusco perso, che significa maschera. Gli etruschi utilizzavano le maschere per mettere in scena il gioco della vita. E in questo teatro della vita che ti apparirà davanti in questo mese, a ogni persona puoi chiedere quello che vuoi, perché è una maschera del divino, è il divino che ti viene incontro affinché tu possa aprirti, possa esprimerti. Lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno. A volte facciamo fatica a chiedere perché siamo educastrati dalla paura, dal senso di colpa, ma noi qua, soprattutto in questo canale, nella nostra scuola iniziatica, ci stiamo rieducando al vero potere dell'uomo, che è espressione del divino che lo incarna. E quindi iniziamo a praticare questi aspetti, iniziamo a praticare, a chiedere quello che vuoi, facendo esperienza delle grandi leggi esoteriche, tra cui quella che conosciamo tutti: chiedi e ti sarà dato. Ok. Vediamo l'approccio magico qual è. Biblioteca, riprendi il controllo del tuo proprio relato. Allora, questo è il mese in cui riprenderai un po' il controllo di molte situazioni. Riprendere il controllo delle situazioni cosa vuol dire? Che ti rimetti in carreggiata verso situazioni che erano fuori controllo. Fuori controllo cosa vuol dire? Che magari hai lasciato correre alcune cose che non ti stavano bene, altre così, altre così. Riprenderai il controllo delle situazioni, di più situazioni. Vediamo cosa ci dice le nostre fate ancora. 7 d'inverno, c'è una scelta migliore, non vedi la situazione con chiarezza, stai scappando dalla verità. Ci sono alcune situazioni in cui puoi incombere in questo mese che ti vogliono far fare delle scelte non proprio idonee a quelle situazioni. Allora,
È come se stessi scappando da alcune verità, è come se ti chiedesse questa carta di metterti in contatto con la verità profonda dell'essere. Tutto accade per un fine, non per una causa. Tutto accade per un fine. L'universo, il tuo sé superiore, la tua anima ti manda delle sfide a cui devi adempiere, che la tua anima ha già cucito addosso per te. Cioè tutti gli eventi, le cose più importanti, anche quelle più faticose, che ti sono successe e che possono in questo mese bussarti alla porta, hanno a che fare con un adempimento spirituale. Cioè come se tu devi accogliere delle situazioni che arrivano in questo mese o quelle che pensi di aver subito in precedenza perché sono state volute dal divino, dalla tua anima. A cosa serve l'incarnazione? A cosa serve superare le sfide? Sono sfide che la tua anima ha già previsto per te affinché tu possa potenziare gli strumenti spirituali che hai e integrare doni, capacità, qualità e talenti. Quindi è grazie a quelle sfide che tu integri i tuoi poteri spirituali. Questa è la verità, dice stai scappando dalla verità, a volte vediamo le cose con poca chiarezza perché non abbiamo il senso dell'anima, il senso del divino che ci manda delle sfide, delle prove. Ebbene, questa carta ti chiede di benedire e battezzare, io benedico quello che è accaduto nella mia vita perché mi ha reso quello che sono oggi. Hai delle qualità, delle capacità e dei talenti che probabilmente non riesci a vedere, magari stai scappando dalla verità, mi dicono proprio questo, mi dice proprio questo. Quindi affidati al Dio, affidati a Dio, affidati agli eventi con fierezza, perché è come noi ci rapportiamo alle cose che le cose cambiano. Se ci rapportiamo con un approccio negativo, allora ciò che ne arriva è una prova negativa e quindi si riperpetueranno quelle prove negative affinché tu non vedi l'altra faccia della medaglia, cioè che quella prova ti serve a sviluppare nuove capacità, qualità e talenti. Tra questi talenti il principale è quello della comprensione, cioè prendo con me questa esperienza affinché possa elevarmi, possa espandermi. Poi lo vediamo con i tarocchi. Vediamo nell'amore cosa accade. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Allora, qua siamo in un momento in cui, in un'ottica di separazione emozionale, magari vivete anche insieme una persona, però c'è stato un distacco, o può esserci stato un distacco dall'amore da un po' di tempo. Allora tu cosa fai e cosa hai fatto in questo momento? Hai lavorato in te stessa, ricercando in te stessa quale fosse la verità. In questa separazione che avete avuto, ripeto, anche in casa potete stare insieme, ma c'è stata una separazione, hai capito di amare qualcuno, o qualcuno ha capito di amare veramente te. Molti di voi stanno vivendo un distacco da una persona o proprio dall'amore, non c'è nessuno. E questo è il lavoro che in questo mese ti viene chiesto di fare, cioè guardare nelle tue profondità e chiedi all'universo, affidati. Tutto quello che hai vissuto anche a livello di esperienze relazionali sono state volute da un fine, dal tuo sé superiore, affinché tu imparassi a sciogliere paure e attaccamenti all'amore. Cos'è l'amore? Ve lo insegno sempre. L'amore è la capacità di darsi all'altro, ma noi impariamo a darci soltanto quando impariamo ad affidarci alle nostre emozioni. Se tu ti affidi alle tue emozioni, come vi insegno in tutti i podcast, soprattutto Magia Pratica 1, Magia Pratica 2, emozioni della dolce tristezza, la dolce malinconia, anche la rabbia, la frustrazione, non sono cose negative. Questa società ci vuole governabili, prevedibili e misurabili. Tutto ciò che riesce a controllare è buono, è reale. Tutto ciò che non riesce a controllare, come le emozioni forti, sono da anestetizzare oppure sono da bandire. Allora questo è il mese in cui ti viene richiesta una profonda integrazione, compassione e comprensione delle tue emozioni profonde, soprattutto quelle che la tua mente razionale ha giudicato negative. In una separazione, in un distacco, si scatenano delle forze. Queste forze sono dei, divinità, enti, spiriti,
che vogliono che tu faccia il viaggio ctonio, si chiama così, nelle profondità, nel regno di Ade, dove ci sono i più grandi tesori. L'anima parla un linguaggio poetico, l'anima parla un linguaggio emotivo, profondo, e tu, da cancro molto emotivo e anche molto sensibile, ti viene richiesto di accogliere le emozioni più profonde benedicendole. Ok? Vediamo cos'altro dice. Qua c'è un amore folle con qualcuno. Ci sarà la riscoperta di un amore folle con qualcuno, oppure arriverà un amore folle per te. Qualcuno si scopre innamorato, e anche tu. Ok? Vediamo cosa dice lo sciamano. Il concilio. Guarda, qua c'è la figura di una persona che ha le mani sul cuore. È proprio il processo di cui ti ho parlato prima. Lo sciamano in questo caso ti dice di metterti le mani sul cuore, chiudere gli occhi, e come dicono i buddisti noi abbiamo 4 occhi, 2 che guardano fuori, 2 che guardano dentro. Quelli che guardano dentro sono quelli veri, cioè sono quelli dove tu vedi le tue emozioni, le accogli, comprendi e ti lasci, ti affidi alle tue emozioni più profonde, in tutti gli ambiti. Facendo questo cosa succede? Che tu riprendi il controllo delle situazioni, ma un controllo non da una prospettiva limitata della mente razionale, affidando il tuo essere alle tue emozioni. Ok, vediamo cosa ci dice la carta delle porte. La falsa porta. Qua ti accorgerai di tutto ciò che è finto, di tutto ciò che è falso. Queste sono 2 carte molto simili che mi parlano, questo è un 7 di spade, 7 d'inverno. È come se non volessi vedere delle condizioni che sono false. Ciò che è falso è quello che ti ha fatto credere la tua mente razionale. Tutto ciò che ti fa credere la tua mente razionale, che ti guida con il senso di colpa e con la paura, è falso, perché esclude la parte animica, la parte dell'anima. E quindi questo è il mese in cui avrai a che fare con queste dinamiche, riconoscendo la verità. Qual è la verità? Che tutto arriva per un fine, non ha una causa. Il fine degli eventi che ti accadono, che come vi insegno sempre sono eventi che viene da enti, entità, spiriti, dei, è quello di aiutarti a superare la paura dell'attaccamento e il senso proprio della paura delle cose. Quindi tu scoprirai la verità in questo mese, che è quella della tua mente poetica, che è quella della tua anima, non è quella della tua mente razionale. Ok. Mese molto importante per te questo, mese molto importante, tra l'altro molti di voi fanno il compleanno, che è sempre un giorno di grande bilanciamento, di riflessione, è come se fosse una sorta di Natale per la tua anima, in cui tu capirai ciò che è vero, ciò che conta nella vita è la bellezza, e non vale la pena procrastinare, perché la bellezza è in tutto ciò che esiste, la bellezza è anche nella dolce tristezza, nella dolce malinconia che ti viene chiesto di accogliere, perché dietro a quella forza c'è, dietro a queste emozioni c'è una forza, un Dio che ti vuole dare il suo potere. Ok, wow, potentissima questa stesa, Vediamo cosa ti dicono i tarocchi. Facciamo una croce celtica per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro. Situazione attuale. La sfida. Subconscio. Su cosa focalizzi l'attenzione? Passato, futuro, il tuo approccio, influenze esterne, le tue speranze, le tue paure e il risultato. Allora, vediamo qual è la situazione attuale. Qua abbiamo un 2 di coppe. Mi dicono che qua c'è amore con qualcuno, e soprattutto che tu hai visto in un'altra persona il perfetto riflesso, lo specchio di te stessa o di te stesso. Qua c'è amore con qualcuno. Tu vuoi anche realizzare il sogno d'amore con qualcuno, Vediamo qual è la sfida. La sfida è l'eremita. Smettere di analizzare troppo le cose, perché se le analizzi da un punto di vista analitico, mentale, non arrivi da nessuna parte.
Quindi smettere di sentirsi isolata o isolati. Sentire il tuo sé superiore, il tuo compagno celeste che ti guida, che manifesta tutte le persone che hai incontrato fino a questo momento nella tua vita, comprensiva della persona che ami in questo momento, che sta insieme a te o con cui senti la connessione. La separazione di cui parlavano prima porta proprio a questo, smettere di analizzare e darsi alle emozioni che l'altro ti scatena. Su cosa focalizzi l'attenzione? Ci sono preoccupazioni qua, il 9 di spade relativo a questo sogno d'amore. Sei preoccupato o preoccupato relativo a questo sogno d'amore. Quindi la tua mente razionale è proprio piena di magari paure relative a questo amore. O relative all'amore, se non c'è nessuno. Vediamo il tuo subconscio. Qua c'è il sole. Tu vuoi essere felice con questa persona o vuoi essere felice nell'amore? Sì, il tuo subconscio è alimentato dalla gioia. Non ti fare condizionare dalla mente razionale. Vediamo il passato. Qua c'è stato un cambio, la ruota, che ha portato a un isolamento o ha portato a una riflessione maggiore dell'amore, no? Mi parlano proprio d'amore qua, Amore, relazione, parte affettiva, quindi puntano l'attenzione in questo mese di luglio su un'elaborazione di questo. Che succede qua? Prossimo futuro. Qua abbiamo un 9 di coppe. Io ti dico che qua nel prossimo futuro sarai molto felice. Dalle preoccupazioni che hai un 9 di coppe. Ciò significa che inizierai veramente a sentirti bene con te stessa o con te stesso, smettendo di procrastinare con la mente. Mi parla il 9 di coppe di un desiderio che si compie, di una situazione che si appiana da queste preoccupazioni qui. Perché tu inizi a dare valore soprattutto a te stesso o a te stesso. Per esempio, se vuoi fare qualcosa e stai aspettando l'altro, tu la fai questa cosa. Cioè non aspetti nessuno, è come darsi amor proprio col 9 di coppe, mi spiego? L'amor proprio è la base imprescindibile di un rapporto sano con l'altra persona. Vediamo il tuo approccio qual è. Qua c'è la regina di coppe e il tuo approccio è proprio sei tu. A volte hai paura delle tue emozioni, a volte ti lasci portare. Diciamo che il tuo approccio è un approccio di speranza. La parola a me speranza non mi piace, però la uso per intenderci. Perché è come se è una fede inattiva. Invece la tua fede attiva è proprio quella di capire che la verità è quella che per smascherare la mente razionale sono le tue emozioni. Non pensare che una relazione debba essere secondo uno schema che tu hai nella mente, che ti è stato tramandato dai tuoi genitori, dai tuoi nonni. Cioè, qua mi dicono inizi a volerti bene, 9 di coppe. Significa dai a te stessa quello che pretendi che l'altro ti dia, perché soltanto l'amor proprio porta a una relazione sana ed appagante. Vediamo influenze esterne. Come se vedessi tutto bloccato all'esterno, come se una persona non ti parlasse, non arrivasse l'amore che vuoi, 8 di spade. Vediamo le tue speranze e le tue paure quali sono. Il diavolo. Hai paura che la tua mente razionale o il tuo ego possa manipolarti. Però tu, come vi insegno sempre, affidandovi a Dio, al vostro sé superiore, questo non accade. Vi spiego? Non accade il fatto che la tua mente razionale possa manipolarti. Tu devi dire, io mi affido al mio sé superiore, io mi affido a te, mio amante celeste, mio sposo divino. Io affido ogni mia preoccupazione a te. Poi ti metti le mani sul cuore, come ci insegna la carta del concilio, pronunciando la frase magica che è: permango nella fede, nella gratitudine e nell'entusiasmo. Vediamo qual è il risultato. Abbiamo la giustizia. La giustizia interverrà a tuo favore, le cose si sistemano, le preoccupazioni che avevi rispetto all'amore che non arriva, o rispetto a una persona, avrai giustizia, un sogno si realizza. Il tuo approccio di darti amore senza aspettare nessun altro, facendo ciò che ti piace senza aspettare che l'altro faccia insieme a te, ti porterà la giustizia e l'amore. Interviene la giustizia divina a tuo favore che mi dice che un amore folle arriva per te.
e si sistemano anche con la giustizia le situazioni relative alla separazione, anche se abitate in casa, può esserci una separazione, no? Quindi separazione intesa sotto forma emozionale proprio. Riprendi il controllo di tutte le situazioni, si sistemano le cose, ci si parla, arriva una persona alla tua altezza con la giustizia divina. Mi dicono che godrai di momenti di alta beatitudine, riconoscendo il falso. Il falso è la tua mente razionale, che è quella condizionata dai condizionamenti che ti dicono come deve essere l'amore in un certo modo, come bisogna fare le cose secondo dei condizionamenti che ci vengono dalla nostra famiglia. No, qua ti dice ama te stessa, significa fai le cose per conto tuo e vedrai che quello che avrai all'esterno sarà una persona che ti ama, che ti onora. Questa è la legge proprio dello specchio. Ok, molto profonda questa stesa, molto profonda. Voglio vedere una carta sul 9 di coppe. Sì, 5 di spade, c'è tensione riguardante al tuo amor proprio, cioè tensione riguardante il tuo desiderio. Vengono risolte anche le tensioni tra te e una persona. Ci si inizia ad amare di più, individualmente e poi in relazione. Di cosa mi parla questa giustizia? Del novizio della regina di denari. Io vedo che qua sarai molto felice di aver dato credito a te stessa o a te stesso, fare le cose. Qua c'è la regina di denari. Vedo che verrà fatta giustizia per te, in amore, nella tua stabilità emozionale. Inizi a fare cose che ti piacciono, che ti rendono stabile, che ti fanno sentire bene. E qua parlerai anche con una persona, con la persona di tuo interesse o la persona che arriva, che è una persona che vuole guadagnare o riguadagnare la tua fiducia attraverso una messa in equilibrio delle cose. Sì, ok. Vedi, ti risollevi dal 3 di spade, da un dolore. Di cosa parlano le preoccupazioni dei 9 di spade? Dal 7 di denari. È possibile che tu stia attendendo da tempo l'amore, oppure ci sono preoccupazioni inerenti a una questione economica, questioni economiche. Ti dico che vengono risolte queste questioni economiche. Allora, se qua abbiamo una situazione che riguarda il denaro, il lavoro, si sistemano anche queste cose, mi stanno dicendo. Abbi un po' di pazienza perché si sistemano in questo mese. Voglio vedere, siccome qua mi hanno scritto, mi hanno detto c'è una soluzione migliore, qual è l'archetipo che devi integrare in questa rispetto alle situazioni che non riesci a vedere con chiarezza? La regina, tu sei la regina. Tu sei la regina indiscussa su tutto, non devi elemosinare niente. Irradia magnificenza femminile, utilizza la tua autorità in modo benevolo per proteggere gli altri. Cioè mi dicono che hai un grande potere, va bene? Anche se sei uomo, mi dicono che hai un grande potere. Devi utilizzare questo grande potere per proteggere gli altri, mi dicono, cioè anche per proteggere gli altri nel senso, in che senso? Qua mi dicono che non devi essere arrogante, controllante, esigente. Mi dicono che non devi essere né arrogante né una persona che controlla troppo né troppo né esigente nei confronti degli altri. Devi esigere da te stessa il fatto di amarti, onorarti, questo mi stanno dicendo. E questo porterà in questo mese a un tuo risplendere, a un tuo non essere più preoccupata per delle cose, se sia di lavoro, che sia di denaro, che sia di famiglia. Mi spiego? E questo ti permette di trovare il cammino, tant'è che l'eremita che ha il blocco, che è anche la carta del saggio, è colui che deve cercare al blocco la saggezza, cioè tu troverai la saggezza iniziando a fare cose che ti ami, che ti onori, le fai da sola o da solo a prescindere, e questo ti permetterà di fare giustizia in più ambiti della tua vita. Ok? È un mese molto impegnativo da un punto di vista spirituale, cioè nel senso avrai un grande successo con la giustizia e la regina di denari, una svolta proprio epica. Ok? Wow, andiamo a vedere un attimo sul lavoro che cosa mi dicono, visto che non me l'hanno marcato proprio, me l'hanno detto al margine. Cancro, lavoro, luglio 2023.
vedi 2 di spade, 3 di coppe e la giustizia. Wow, io vedo che qua nel lavoro ci sono delle situazioni, anche delle cause che vinci, perché ti vedo celebrare 3 di coppe per delle cause vinte. La giustizia la teniamo di nuovo qua pure. Può darsi che erano più piani da risolvere, ok? Riprendi il controllo, già mi diceva che le situazioni si sistemano, situazioni di cui a livello lavorativo, di denaro, di economia, 2 di spade ti davano da pensare, stavi molto nella mente, no? Io qua vedo che tu celebri col 3 di coppe. Celebri perché la giustizia entra in gioco a tuo favore mettendo equilibrio nelle situazioni di lavoro laddove non vedevi equilibrio. Cause legali, burocratiche, denaro, finanza. Mi dicono laddove tu stavi pensando, riflettendo, no? Qua arriva qualcosa, anche delle entrate che ti vedono festeggiare, vedo. Con amici, vedo celebrazione qua. Assolutamente sì, ragazze e ragazzi. Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo delle risposte. Perché? Qua ti stai chiedendo i perché di tante cose, vedo le preoccupazioni. Cosa c'è dopo? Assolutamente sì, dopo vedo cooperazione, collaborazione, molte situazioni di cui ti stavi chiedendo il perché ti facevano andare in loop la mente, no? Con un stesso pensiero ossessivo, vari pensieri per sistemare delle cose, finiscono. Co-creare, qua arriva la cooperazione, qua arriva le persone che cooperano con te, 3 di coppe, arriva in tutti gli ambiti, sfera emozionale, amici che ti sostengono, la sfera d'amore, mi spiego? Vedo da una situazione di perché, di arrovellamento mentale, tu capisci di essere la regina, di avere tanto potere e non c'è più necessità di controllo delle cose perché tu hai un grande potere e elargisci, diciamo, il tuo potere con benevolmente, ti dicono, va bene? Una stesa molto potente, cioè non hai bisogno di preoccuparti, di arrabbiarti, mi stanno dicendo. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultimo oracolo. Speranza, quella, la parola che abbiamo utilizzato prima, speranza nel mare tempestoso, torna la quiete dopo la tempesta, quindi momento di un po' di stravolgimento che hai avuto, che stai attraversando, che puoi attraversare in questo mese, si riverserà in una quiete, finalmente in una cooperazione da parte dell'universo sotto forma di persone, eventi e circostanze che ti porteranno a sentirti piena del tuo potere personale. Va bene? Quindi ragazze mie, ragazzi, godetevi questa escalation, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!